Ciao pittori! Oggi dipingiamo un cappotto grigio scuro usando questo Cricut customizzato. I colori usati saranno tre: un grigio molto scuro, un grigio di tonalità media ed un grigio molto chiaro. Se volete usare la mia palette, la lista PDF passo dopo passo con lista colori è disponibile sul mio Patreon, link in descrizione. Iniziamo usando un mix al 50% formato da grigio scuro e grigio intermedio. Questa sarà la base su cui lavoreremo. Stendiamo due leggeri strati di pittura come base e lasciamo asciugare. Una volta asciutto, ricreiamo il mix iniziale aggiungendo un piccolo tocco in più di grigio intermedio per ottenere un mix leggermente più chiaro. Diluiamo bene il colore ed iniziamo a definire le nostre luci iniziali con strati leggeri. Aumentiamo la saturazione gradualmente con strati multipli, evitando di lasciare contrasti netti tra una tonalità e l'altra. Aggiungiamo una punta di grigio chiaro al mix schierandolo ulteriormente. Applichiamo colore sopra lo strato precedente, ma su una superficie leggermente inferiore, formando ulteriori gradienti di luce. Continuiamo ad aggiungere altro grigio chiaro al mix e ripetiamo la stessa operazione su una superficie ancora più piccola, aumentando sempre di più la lucentezza. Una volta soddisfatti delle nostre luci, ripetiamo la stessa operazione ma con le ombre. Partendo dal mix iniziale del 50%, aggiungerò sempre più grigio scuro, aumentando la saturazione delle ombre passaggio dopo passaggio. Completati tutti i passaggi di luce e ombre, prendiamo il primo mix al 50% e diluiamone una parte con molta acqua per creare un lavaggio o velatura che andremo ad applicare su tutta la miniatura. Ricordiamoci sempre che le nostre pennellate partiranno dal punto più in luce e finiranno nel punto più in ombra. Se vogliamo spengere ancora di più la tonalità generale della nostra miniatura, ripetiamo una seconda volta e lasciamo asciugare molto bene. Usiamo il mix al 50% con l'aggiunta di grigio chiaro per andare a rimarcare le luci finali che con il lavaggio si sono un po' spente, aumentando il contrasto tra chiaro e scuro. E come passaggio finale, utilizzando un mix di grigio intermedio con una grossa percentuale di grigio chiaro, profiliamo i bordi e per separare ogni elemento e dipingiamo una sottile linea sopra i punti luce per ottenere la luce finale. Il cappotto è finito. Spero che questo video vi sia stato utile e se avete domande fatemeli sapere qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale per altri tutorial o al mio Patreon per contenuti esclusivi e liste colori. Ciao!